Ciao e benvenuti qui da Packstyle. Oggi vorremmo guidarvi attraverso un aggiornamento importante che riguarda le nuove istruzioni per la preparazione dei file di stampa che prevedono nuovi requisiti di salvataggio. È un cambiamento molto importante che riguarda i clienti, pensato per migliorare la qualità, semplificare il flusso e ridurre al minimo il margine d'errore. Facciamo tutto questo insieme ai nostri grafici, che sono Nicola e Fiorella. Ciao! Che ci spiegheranno perché innanzitutto questo cambiamento di regole e soprattutto come affrontare questo passaggio senza intoppi. Sì, è una novità che nasce da un'esigenza reale. Riceviamo ogni giorno tanti file, ma non sempre con le caratteristiche tecniche necessarie per una stampa perfetta. Ecco perché abbiamo scelto di adottare uno standard più rigoroso per migliorare la qualità della stampa e ridurre al minimo gli errori che possono compromettere il risultato finale. Un passaggio necessario anche per dare più coerenza tra ciò che il cliente vede a monitor e il risultato finale, e lo faremo insieme, passo dopo passo. Nicola, partiamo dal contesto. Perché intanto questi nuovi requisiti? Abbiamo visto crescere sia i volumi di stampa che la varietà dei file ricevuti. Fino ad oggi accettavamo praticamente qualsiasi file PDF, anche realizzati con software che non sono dedicati alla preparazione di file di stampa. Questo però generava problemi: colori falsati, trasparenze interpretate erroneamente, bianco coprente o selettivo non gestito correttamente. Il nostro obiettivo è standardizzare per garantire un risultato fedele e di qualità. E infatti le contestazioni, anche quando piccole, portavano via tempo e creavano dubbi sul risultato finale. Adesso, con file più meticolosi, il processo diventa molto più fluido. Esatto, abbiamo deciso di adottare lo standard PDF X1A per garantire coerenza e qualità. Entriamo nel dettaglio, Nicola. Il nuovo requisito principale è salvataggio in PDF X1A. Di cosa si tratta effettivamente? È uno standard internazionale pensato apposta per la stampa professionale. Il PDF X1A incorpora completamente i font, converte i colori in quadricromia, cioè magenta, giallo, nero, evita trasparenze problematiche e si comporta in modo stabile su ogni tipo di stampa. In più richiediamo il salvataggio con un profilo colore Coated Fogra 39 che assicura la coerenza cromatica tra schermo e risultato stampato. Insomma, un modo per parlare la stessa lingua tra grafico e stampatori, giusto? Ma per chi prepara il file, Fiorella, che cosa cambia davvero? Cambia il fatto di dover usare un software professionale di grafica vettoriale, come ad esempio Illustrator, InDesign, Affinity Designer, eccetera, e salvare il file in PDF X1A con il profilo colore Fogra 39. Questo è molto importante. E usare il nostro template Packstyle, che guida nella corretta gestione di margini, abbondanze, accessori, zip, quant'altro. Il template è fondamentale per evitare errori su tagli, scritte troppo vicino ai bordi o zone stampate dove non dovrebbero. Va sempre usato anche se si è già stampato in passato. Nicola, torno da te. Parliamo di un tema molto importante che riguarda come impostare l'utilizzo dell'inchiostro bianco nei file grafici. Allora, se si stampa su materiali metallizzati o trasparenti, va impostato correttamente il bianco, che serve a dare coprenza a questi materiali. Fino ad oggi lo applicavamo noi automaticamente in alcune situazioni, in alcuni casi, ora non più. Il cliente dovrà utilizzare la tinta piatta chiamata white presente nel file template che forniamo, applicarla dove serve in base alla configurazione scelta, che sia bianco di fondo pieno o bianco selettivo, e attivare la sovrastampa su questi elementi. Questo ci permette di avere un controllo totale rispetto al file del cliente. Ma se il cliente non dovesse farlo, che cosa succede? Il sistema lo rileva e viene segnalato. Preferiamo che sia il cliente a controllare il file prima dell'invio. Ok, adesso una domanda molto pratica. Quali programmi si possono utilizzare per creare i file? Allora, servono software professionali di grafica vettoriale, come ad esempio possono essere Adobe Illustrator, InDesign, Affinity Designer o Publisher o anche altri. Questi sono alcuni esempi. Software nati per il web o social, come ad esempio Canva o simili, non sono compatibili. Non permettono il salvataggio in PDF X1A
e non gestiscono correttamente le tinte piatte e le sovrastampe. Anche se sembrano semplici da usare, purtroppo non garantiscono la precisione richiesta in stampa. E c'è per caso qualche volta qualche errore che spesso ricevete che vi porta ad avere difficoltà durante il vostro lavoro? Sì, diciamo che ce ne sono 4 più ricorrenti, che possono essere testi fuori dalle aree di sicurezza, grafica che non arriva alle abbondanze, template che viene lasciato visibile nel file o non viene rimosso e di conseguenza verrebbe stampato. Un altro errore ricorrente è il bianco che non è impostato correttamente e senza la sovrastampa. Adesso provo a mettermi nei panni di un cliente. Se per caso dovesse inviare un file non conforme ai nuovi standard, Gli viene segnalato l'errore, così da correggere il file e inviarlo nuovamente. È un passaggio che rende il flusso più pulito e garantisce un risultato ancora più professionale. È una sicurezza in più anche per i clienti meno esperti. quando diventano effettivi questi nuovi requisiti per il file di stampa? Le istruzioni sono già disponibili nel nostro sito, ma siamo in una fase di transizione. Vogliamo dare il tempo ai clienti di adeguarsi con l'obiettivo di rendere tutto pienamente operativo entro ottobre 2025. E se qualche cliente ha bisogno di supporto, il reparto grafico è pronto ad aiutarlo e a supportarlo in questa transizione. E se un cliente non ha un grafico e non riesce a fare il tutto da solo, che soluzioni possiamo dargli? Abbiamo il servizio di modifica o creazione grafica. Possiamo intervenire direttamente per sistemare un file non conforme o costruirne uno nuovo. Grazie Nicola e Fiorella, penso che i nostri clienti siano riusciti tramite questo dialogo ad entrare molto di più all'interno di questa ottica, in questa nuova logica per queste istruzioni di questi file di stampa. Grazie a chi ci ha seguito. E buon lavoro a tutti!